La crisi per Geremia è stato il primo e il secondo assedio. Poi purtroppo Nabucodonosor ha fatto anche il terzo, anche il quarto e anche il quinto. E nel quinto non ha lasciato pietra su pietra. Geremia viene riabilitato, ovviamente, perché il Deuteronomio dice con chiarezza: un profeta è un profeta di Dio quando annuncia il futuro e il futuro si adempie. Ed è quello che dice il Deutero Isaia. Dice: qual è l'esperienza di fede dove tu hai un profeta che dice con chiarezza avverrà questo e poi avviene? Se fosse un caso, sarebbe appunto una circostanza fortuita. Ma quando questa esperienza si moltiplica 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 volte, ti fa pensare. Ed è questo l'argomento che sta sottointendendo il Deutero Isaia. Cioè sta dicendo: provate a riflettere su questo fatto. Nelle religioni politeiste non c'è la profezia. Nella religione di Yahweh c'è la profezia ed è abbondantissima e le cose accadono. Gesù deve aver esercitato questo tipo di profezia, perché il titolo cristologico più antico che noi troviamo, testimoniato nel Vangelo, su Gesù è maestro e profeta. Quando a Cesarea di Filippo lui chiede ai discepoli: la gente chi dice che io sia? La risposta, prima che Pietro intervenga, è il Battista, Elia, Geremia o uno dei profeti. Che vuol dire che anche Gesù ha sperimentato ed esplicitato la sua forza profetica. Una delle testimonianze più tragiche è quando lui profetizza la sua morte. E la profetizza più volte, non solo le 3 volte classiche che di solito noi preti nella predicazione presentiamo. Sono almeno una decina di volte in cui lui profetizza la sua morte. Profetizza la fine di Gerusalemme, ma non una volta sola nel discorso escatologico, ma più volte. La profezia, dunque, dice il Deutero Isaia, è l'esperienza fondamentale dove tu tocchi con mano, non fai solo ragionamenti, tu tocchi con mano questa trascendenza unica che entra nella storia, perché nelle altre esperienze religiose questo tipo di esperienza non ce l'hai. Se ci pensate è un argomento molto forte. Quando lui dice: non lo sapete forse, non lo avete udito, non vi fu forse annunciato dal principio? E allora è chiaro che tra questo essere che si serve del profeta per annunciare il futuro e questo futuro si adempie, diventa una prova estremamente convincente non solo dell'esistenza di Dio, ma dell'esistenza del Dio unico. Noi oggi sull'unicità di Dio facciamo anche un sorriso, perché diciamo, adoperando la metafisica, che non possono esistere 2 infiniti. Proprio per natura sua, l'infinito è unico. Perché se ne esistessero 2, dove c'è il primo non c'è il secondo, e allora non sono infiniti. Da qui, da questo tipo di riflessione, il nostro autore fa il paragone, dice: chi è lui, chi siamo noi? Siamo alla linea 54 e la risposta è devastante. Egli siede sopra la volta del mondo.
non perché il mondo sia il trono di Dio e lui fa il despota, è un modo per dire che lui è fuori dalle nostre categorie. Uno degli scoglia, cioè una dei bisogni di chiarificazione che si trovano nel ragionamento filosofico, è proprio questo: evitare nel ragionamento di porre Dio dentro all'universo, perché se lo poniamo dentro all'universo è misurabile come l'universo. Per questo motivo si parla di un ente che fa passare un altro ente dalla potenza all'atto. Ma sono due cose diverse. Altro è l'ente che ha questa forza, altro è l'ente che non esisteva e che viene fatto esistere. Sono due enti diversi. Il nostro amico non aveva ovviamente questa chiarezza filosofica, ma aveva la chiarezza dei concetti. Dio non è una realtà materiale come noi. E quindi qual era il modo per esprimere questa trascendenza di Dio? Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Piacere di sapere di essere una cavalletta, ma sono ben accompagnato, mi pare. Egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare noi, non dove abitare lui. Nel periodo in cui lui scrive queste cose, c'è un gruppo di teologi, preti, che sono i fondatori della scuola sacerdotale durante l'esilio di Babilonia a Babilonia, che scrivono questa frase: in principio Dio creò Quando faremo ebraico, noi impareremo una cosa interessante. L'ebraico ha il singolare, il duale e il plurale. Yad. Se io dico Yadaim, due mani. Se io dico Yadim, dico le mani in genere. E quindi quando si fa una battaglia, i soldati vincitori tagliano le Yadim dei nemici morti, per dimostrare al re di aver combattuto e di aver vinto. Allora trovate Yadim. Ma io non posso dire tu hai, in ebraico è maschile, gli Yadim, perché uno non è pieno di mani, ne ha due. Allora devo dire tu hai le Yadaim. Yadaim è duale. Bereshit bara Elohim ha Shamaim, i due cieli. C'è quello che noi vediamo e poi c'è il cielo di Dio, che è diverso, è un altro. È come se fossero due soffitti. Il soffitto che noi vediamo è il cielo che noi vediamo, ma sappiate che ce n'è un altro sopra, che è quello di Dio, dove Dio cammina. Perciò Dio non cammina su questo cielo, sono due. È un modo molto elementare, se volete, per distinguere quello che è l'immensità, ma comunque la finitudine del creato, da quello che è la trascendenza. Noi però continuiamo a tradurre in principio Dio creò il cielo e la terra, ma di per sé bisognerebbe tradurre, e la gente non capirebbe un piffero, in principio Dio creò i due cieli, che facciano da separé tra il mondo e Lui. Mi spiego?
Quindi quando leggete in principio Dio creò il cielo e la terra, guardate che dietro a questa frase apparentemente ingenua c'è tutta la capacità di astrazione che avevano nel VI secolo avanti Cristo. Voi dite perché non di più? Perché non è pensiero greco. E guardate che il pensiero greco astratto, quello di alto livello, di tipo aristotelico, arriva 2 secoli dopo, con una lingua che non è quella semitica, perché Aristotele è del IV secolo, qui siamo nel VI secolo avanti Cristo. Cos'era la scienza medica a metà anzi all'inizio del 1700? Cos'era la scienza medica all'inizio dell'Ottocento? Cos'è la scienza medica? Wow, oggi. Quando noi diciamo è un medico di base, guardate che ha una conoscenza che per noi è impensabile. Un infermiere oggi ha la stessa conoscenza dei medici dell'inizio dell'Ottocento. Quando Pietro Maroncelli si faceva segare la gamba allo Spielberg da un cerusico, un barbiere. Capite la differenza? Vabbè. Per cui le cavallette povere sono niente, stende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare, riduce a nulla i potenti. Il suo predecessore, Isaia il Grande, aveva detto al re Acaz, un re di una cittadina come Pordenone, assediato dal re di Vienna e dal re di Parigi. Cosa facciamo noi? FIFA. E il proto-Isaia, Isaia il Grande, va da Acaz, anzi lo trova nel campo del lavandaio e gli dice, ma va là, dice, non aver paura. Metti incinta tua moglie e quando il bambino comincerà ad essere piccolino e a dire sì, no, a che anno incominciano a dire sì, no? 2 anni, 3 anni? Forse adesso sono più precoci, non lo so. Dice, abbi pazienza, quando il pupetto sarà capace di fare questo, dice, i 2 re che ti assediano saranno ridotti a nulla. E così è avvenuto, perché scende giù dalla Siria Salmana Sarquinto e fa un'operazione da cerusico. Li fa fuori tutti. E poi, perché Gerusalemme non faccia la stupida, gli dà 2 schiaffoni. Ma come? Sono stato alleato tuo fino al martirio, si dice. Ma è bene che io ti metta sempre sul chi va là, che non ti vengano grilli per la testa. E così è successo. E quindi riduce a nulla i potenti non è una frase, chiamiamola così, inventata da un pio predicatore. C'è la documentazione storica che gli ebrei conoscono benissimo e a niente i signori della terra. L'esperienza del versetto 24 serve per tutti. Oggi ci siamo e domani chi lo sa. Terza strofa. La terza strofa è il tentativo dell'astrazione più alta del suo ragionamento, perché in questa terza strofa, se notate, alla linea 71, viene fuori la Hammitz, Ue Hammitz, che sarebbe la grande potenza. Io ho tradotto onnipotenza, perché non si può tradurre per la tua grande potenza e il vigore della sua forza, non era questo il concetto che voleva dire. Gli ho messo in bocca un concetto metafisico, anche se lui non lo aveva espresso così. Non ne manca alcuna, quindi la sua potenza è perfetta. Per noi una potenza perfetta è l'onnipotenza.
Per questo c'è un Isteron Proteron di tipo culturale alla linea 71 e la stessa cosa alla linea 78. Ma qui la fatica del nostro autore è proprio quella di andare oltre quello che era il pensiero comune. Vediamo come lo fa. La prima cosa riprende alla linea 67 tutto il messaggio della prima strofa, dove l'intelligenza della prima strofa qui diventa potenza enorme. Se da una parte nella prima strofa voi avete il concetto di fascinans, una cosa che affascina, è talmente perfetta che affascina. Qui avete il concetto di tremendum, è una cosa che ti sovrasta, ti schiaccia. Sono i due grandi concetti che Rudolf Otto ha esplorato in un libro vecchissimo, ma che ormai è diventato un classico. Il Sacro. Feltrinelli, ovviamente, editrice. Leggetelo, vi fa bene. Il Sacro. Rudolf Otto, Feltrinelli, dovrebbe essere la 40ª ristampa, perché è un testo molto vecchio, è della metà del secolo scorso. Al versetto 27, invece, voi avete un'altra argomentazione, e l'argomentazione è Dio padrone della storia. Perché dici, Giacobbe, tu Israele, ripeti, la mia vita è nascosta al Signore? Cioè Dio non mi conosce, io sono un niente, figuriamoci se bada a me. La risposta è no. Dio conosce tutto e nella storia la guida Lui. Nella storia è Lui che indirizza i fatti, che a noi apparentemente sembrano invece prodotti dalla potenza e dalla prevaricazione che l'uomo ha sull'uomo. E invece Isaia, il deutero Isaia dirà nelle profezie che vedremo nei prossimi incontri, dirà esattamente così: guardate, Dio si serve anche della cattiveria degli uomini per portare la storia al punto omega dove vuole Lui. Quindi non sempre l'itinerario è lineare, perché se Dio si serve della libertà degli uomini, è chiaro che gli uomini sono cattivi, prepotenti, bugiardi, infingardi. La Crimea è nostra. No, ci sono i trattati internazionali che non dicono così. Sì, ma le popolazioni vogliono essere con noi. Anche gli altoatesini volevano andare con l'Austria. Allora con queste popolazioni si dialoga e si dà a queste popolazioni tutto ciò che è lecito all'interno di una Costituzione che sancisce sempre l'unità territoriale della nazione. Non vogliamo questo, va bene, allora cambiamo le leggi, mettiamoci d'accordo, ma facciamo le cose secondo le leggi, perché se non ci sono le leggi c'è la prepotenza del più forte. La libertà di parola deve essere assoluta. Nel momento in cui tu lo stai dicendo questo. La libertà è per il prepotente. Dimostrazione. In Francia, mentre facevano queste affermazioni, che la libertà di parola è assoluta, Dieudonné Mbala veniva arrestato perché aveva fatto apologia di reato. Ma scusa, sai, se la libertà è assoluta non può esistere l'apologia di reato. Se esiste l'apologia di reato vuol dire che la libertà non è assoluta, il che è giusto.
Perché se la mia libertà finisce lì dove incomincia la tua, è chiaro che la libertà non è assoluta. Vogliamo stabilire per legge qual è il limite? Stabiliamolo per legge. Perché quando la libertà è assoluta è il prepotente che prevale. Il debole viene sempre schiacciato quando c'è la libertà assoluta. La libertà assoluta, detto sottovoce in punta di piedi, è una chimera. All'università direbbero è una balla. Non c'è. Esiste la libertà umana. Questa sì, ma la libertà umana ha dei limiti. Altrimenti ti arriva il pugno di Francesco. Voi sapete che i miei colleghi teologi, io ringraziando Dio non sono un teologo, io sono un orientalista. I miei colleghi teologi lo hanno rimproverato, perché il Vangelo dice a me sono girati venerdì. Allora questo signore che mi portava a questo argomento, gli ho detto bene, dico, anche Gesù Cristo ha sbagliato. Siccome questo qui è un tradizionalista, è rimasto scioccato. Arrabbiatissimo mi dice, me lo dimostri. Dico, sto pochissimo. Dico, vuol dire che lei non conosce i Vangeli. Perché quando il soldato, durante la passione, gli allunga un rapisma, un marrovescio, non è la sberla. È una botta di quelle giuste. Gesù non dice, prego accomodarsi, ma dice, se ho sbagliato mi dici dove, e se non ho sbagliato spiegami perché mi percuoti. Dico, non ha posto a disposizione l'altra guancia. Seconda cosa, dico, se riusciste a smetterla di prendere alla lettera i testi, dico, lei ha mai visto, adesso sto per dire, il lato B di una donna? Dica la verità. Sì, e allora? E a molti ragazzini che nel loro sviluppo di conoscenza del proprio corpo vivono certe esperienze, dico, ma lei conosce il genere letterario del paradosso? Se lei non conosce il genere letterario del paradosso, vada a studiare. Gesù si è espresso con un paradosso. Quando si è trattato di metterlo in pratica, ha spiegato il valore di quel paradosso. Qual è la spiegazione del valore di quel paradosso? Non rispondere alla stessa maniera. Porgere l'altra guancia vuol dire non rispondere alla stessa maniera. Secondo, rispondi cercando la verità. Se ho sbagliato, dimmi dove ho sbagliato. È la ricerca del vero. E se non ho sbagliato, dimmi perché mi percuoti. È la ricerca del vero. Allora quel paradosso ha questo significato. Ma fin quando noi abbiamo persone che si atteggiano a grandi conoscitori del testo semplicemente perché lo leggono con la mente occidentale e lo prendono alla lettera, siamo out. E fanno il primo grande insulto alla parola di Dio. Perché la parola di Dio è questa. Parola di Dio in parola umana.
o capisci la parola umana o non capisci la parola di Dio. Se vuoi capire la parola di Dio, devi capire benissimo la parola umana. Allora poi capisci la parola di Dio. Ma se non capisci bene la parola umana, della parola di Dio non capisci niente. E io sto diventando vecchio, mi sto arrabbiando con queste cose qua. Sto diventando vecchio, brutto segno. Sì. La parte B, dai che questa volta riusciamo a chiudere, la parte B della terza strofa invece tocca un altro argomento. Lo esprime ovviamente a modo suo, ma sta dicendo così: questo grande giocattolo è sottoposto a continua creazione. Non è una realtà che una volta fatta viene abbandonata a se stessa, ma è una realtà che è iniziata e continua il suo processo di manifestazione creativa. Gli scienziati oggi ce lo dicono. Prima onestà dello scienziato. Noi non conosciamo niente prima non so di quanti miliardesimi di secondo successivi al Big Bang. Quindi c'è il Big Bang di cui non conosciamo niente. Cominciamo ad avere conoscenza non so quanti miliardesimi di secondo subito dopo. Quello che c'era prima non sappiamo niente. Questa è onestà culturale. E cosa sappiamo dopo? Che gli spazi interstiziali dell'atomo hanno cominciato a dilatarsi. Traduciamo. Il nucleo è un'arancia. Il primo elettrone oggi corre, è grande come una capocchia di spillo, e corre a 200 metri attorno all'arancia. Fa il periplo a 200 metri di distanza. All'inizio del mondo la capocchia di spillo faceva il giro dell'arancia toccandone la buccia. Vi è chiara l'immagine? E quindi avevate una condensazione della materia enorme, per cui in un volume piccolissimo avevate il peso di miliardi di galassie, perché mancavano gli spazi interstiziali di tipo atomico. Wow, mica studiato io queste robe qua, Me le ha dette un astrofisico, perché io sono ignorante, io gli insegno l'ebraico, ma lui mi insegna queste cose. Poi cominciamo a conoscerlo, ma il mondo è in espansione. L'ebreo direbbe in continua creazione. Risposta, ma allora Dio si stanca. Ma questo vuol dire proiettare l'umano nel trascendente. E lui dice, no, non è così. Dio non è un uomo riveduto e corretto e moltiplicato per l'infinito. Dio è ganz andere, è tutt'altra cosa. E per dire questo concetto lo esprime in questo modo. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra, egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile, egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato, cioè lui che dà forza agli altri, non ha bisogno che gli altri gli diano forza per sostenere questo processo creativo. Grazie, buona domenica.